Anche oggi analizzeremo una performance per capire come si può realizzare un suono sulla Modi X. Mettetevi comodi perché questa è piuttosto complicata. Leggendo i vostri messaggi ho notato che nei precedenti video, dalle schermate sui miei Loveset, non sono passati inosservati alcuni titoli di un certo spessore. E quindi tra le varie richieste, per oggi ho scelto la perform programmata per Shine On You Crazy Diamond, anche perché è la prima con cui ho cominciato a studiare la Modi X. È un lavoro complesso, non solo a livello timbrico, ma anche strutturale, dovendo gestire i diversi suoni con le 8 parti a disposizione e senza troppi cambi di scena. Anzi, sono riuscito a far tutto in 2 sole scene. Prima di entrare nei dettagli, per mostrare come funziona la performance vado a eseguire brevi parti con camera sulla tastiera, così posso commentare e ci capiamo meglio. Tutti i suoni sono splittati in varie aree della tastiera. Lo vedremo meglio fra poco. Per il pad iniziale basta premere la tonica dell'accordo, cioè il Sol, che mantengo col pedale sustain, così ho le mani libere. Mentre apro il suono con la Super Knob, sentite cosa ho programmato negli ultimi 2 tasti. Ok, ora violino a sinistra e brass a destra, ambedue in sintesi FM. Ogni tanto inserisco questi campanellini. Più avanti parte l'assolo di chitarra. E da Sol minore passiamo a Re minore, poi a Do minore e infine di nuovo a Sol minore, richiudendo poi la Super Knob. È proprio il fatto di avere sempre accordi minori che mi ha permesso di poter usare un solo tasto, dato che ogni elemento delle parti usate può fare una nota diversa. Ad esempio, premendo il Sol ci saranno elementi su Sol, su Si bemolle e su Re. Il pad si sviluppa su 3 parti, le prime 3, in modo da avere a disposizione 24 elementi. Sulla prima abbiamo vari strings. Suonando il Sol notiamo come a ogni elemento corrisponde una nota diversa. Sulla seconda, ancora strings, ma anche del rumore. Sentiamo meglio. E 2 loop. Sulla terza parte un organo. Ho programmato la Super Knob in maniera che a sinistra si senta soprattutto la parte di organo e spostandosi a destra aumenti il volume delle altre 2. Trovare un sound convincente sfruttando solo i campioni esistenti sulla macchina non è stato facile. A volte usavo perfino un analizzatore di spettro per confrontare il mio lavoro con l'originale,
ma mi è servito per far pratica sulla MODX che avevo comprato da poco. Ora vediamo meglio i suoni sugli ultimi due tasti. Sono due elementi di una parte splittati in modo che suonino appunto solo su quei tasti. In questo ho usato un LFO a onda quadra per modulare pitch e ampiezza. Sentiamolo anche rallentato. E l'inviluppo del pitch per farlo scendere di nota. In quest'altro ho scelto un filtro particolare per ottenere un timbro nasale. E anche qui ho usato l'inviluppo del pitch per variare la frequenza. Per ambedue attivo un delay stereo che fa rimbalzare il suono a destra e a sinistra. Ma andiamo avanti. Usare parti FM per violino e brass è stata una scelta puramente didattica. Giusto per cominciare a smanettare anche in questo tipo di sintesi. Avrei potuto benissimo usare campioni e mi sarei anche spicciato prima. I campanellini sono normali percussioni cromatiche. Ho scelto ovviamente i campioni che mi sembravano più adatti a ricreare il suono del brano, con qualche piccola regolazione. Una volta finito il tema iniziale di chitarra, dopo un po' vado sulla scena 2 e qui vediamo una parte con 6 elementi. Questi due per l'arpeggio, splittato a sinistra, che in effetti inizialmente va eseguito dalla vera chitarra, e più avanti lo continuo io quando la chitarra è impegnata a suonare altro. Ovviamente anche qui sono andato a cercare i campioni più adatti, confrontandoli sempre col brano e regolando qua e là. E poi questi 4 elementi per l'organo, localizzato al centro, che si porta avanti fino al termine della canzone. In questa parte ho usato 2 effetti, ma non in serie come al solito, bensì in parallelo, in modo da poter indirizzarli separatamente per i 2 suoni. I 2 elementi della chitarra, verso A, il phaser, e quei 4 dell'organo se ne vanno sul rotary speaker, il Leslie. Sull'organo ho programmato la superknob per schiarire il suono simulando l'apertura dei drawbars, cioè lavorando sul volume di alcuni elementi, aggiungendo a fine corsa il Leslie veloce, che comunque è sempre attivabile dallo switch a pedale. Avete visto il mio video sui controllers? E a destra c'è sempre il brass FM di prima, che più tardi eseguirà il secondo assolo. La parte finale di sax con la band non la suoniamo, quindi per questa non ho programmato nulla. In conclusione, mi rendo conto che stavolta la performance era abbastanza ingarbugliata, ma avete visto come ci si può ingegnare per trovare soluzioni, soprattutto se questo significa poter gestire situazioni complesse con una sola leggerissima tastiera. Alla prossima!